Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Emma, ho 20 anni. Oggi voglio condividere la mia storia. È la storia della mia prima notte da moglie. Quando le persone pensano alla notte di nozze, cosa immaginano? Forse luci soffuse e petali di fiori sul letto. Forse musica lenta e risate leggere. Forse due persone innamorate, pronte a iniziare la loro vita insieme. Quello era il sogno. Ogni ragazza del mio paese credeva in quel sogno, ma la mia notte non fu un sogno. Il letto bianco nella stanza non mi sembrava bello. Mi sembrava freddo. Mi sembrava una tomba. E l'uomo che stava lì non era l'uomo che amavo. Era uno sconosciuto. Mi sembrava il mio padrone. Almeno questo era ciò che credevo allora. La gente mi diceva sempre: Emma, il matrimonio è l'inizio della vita di una donna. Ma mentre ero lì, nel mio pesante abito bianco, non sentivo che la mia vita stesse iniziando. Sentivo che stava finendo, come se la mia libertà mi fosse stata portata via. Tremavo dalla paura. Il mio cuore batteva così forte che faceva male. Pensavo potesse spezzarsi nel petto. Ero sola, in una stanza chiusa a chiave, con un uomo che conoscevo appena. Un uomo di cui la gente sussurrava. Un uomo che chiamavano pericoloso. Credevo fosse crudele. Credevo che mi avrebbe fatto del male, ma mi sbagliavo. Ciò che accadde dietro quella porta chiusa cambiò tutto ciò che pensavo degli uomini e cambiò tutto ciò che credevo sull'amore. Per capire perché fossi così spaventata, devo tornare all'inizio. Era 2 settimane prima del matrimonio. L'anno era il 1974. All'epoca ero solo una ragazza normale. Lavoravo in una piccola biblioteca. Amavo i pomeriggi tranquilli, i libri vecchi e il tè caldo. Avevo sogni come tutti. Volevo viaggiare, volevo vedere il mare per la prima volta. Volevo innamorarmi di qualcuno gentile, qualcuno che scrivesse poesie e mi tenesse la mano. Ma la vita non sempre ascolta i sogni. Un martedì sera tornai a casa dal lavoro. La casa era silenziosa, troppo silenziosa. Entrai in cucina e l'aria sapeva di caffè vecchio e sigarette. Mio padre era seduto al tavolo, aveva la testa bassa, le spalle gli tremavano. Mio padre era un uomo forte, non l'avevo mai visto piangere prima. Ma quella notte piangeva come un bambino distrutto. Papà? Sussurrai. Cosa c'è che non va? Alzò lo sguardo verso di me. I suoi occhi erano rossi e stanchi. Il suo volto sembrava più vecchio che mai. Sul tavolo c'era una busta gialla. Mi dispiace, Emma, disse. La sua voce era debole. Mi dispiace tanto. Un brivido freddo mi riempì lo stomaco. Cos'è successo? Chiesi. Ho giocato d'azzardo, disse piano. Ho perso tutto, i soldi, il negozio, persino questa casa. Mi sembrò di non riuscire a respirare. Quella casa era tutto ciò che ci restava di mia madre.
Quanto? Chiesi. Mi disse la cifra. Era impossibile. Anche lavorando per tutta la vita, non saremmo mai riusciti a ripagarla. Prenderanno la casa la prossima settimana. Pianse. Poi mi guardò con paura negli occhi. Ma c'è una via d'uscita. Non risposi, aspettai. Il signor Sterling disse: Matteo Sterling ha comprato il mio debito. Il mio corpo si gelò. Tutti in paese conoscevano quel nome. Matteo Sterling era ricco e potente. Aveva 10 anni più di me. La gente diceva che non avesse cuore. Dicevano che distruggeva aziende senza provare nulla. Ha fatto un'offerta, continuò mio padre. Cancellerà il debito. Ci lascerà tenere la casa. Conoscevo già il prezzo. Cosa vuole? Chiesi. Mio padre fissò il pavimento. Vuole una moglie. Vuole te. La stanza iniziò a girarmi intorno. Mi hai venduta, sussurrai. Vi ho salvati, disse mio padre, piangendo. Per favore, Emma, fallo per la casa di tua madre. Corsi nella mia stanza e piansi finché non rimase più nulla dentro di me. Volevo scappare, ma quando vidi le foto di mia madre sul muro, capii che non potevo andarmene. Mi guardai allo specchio. Addio, sussurrai. E quello fu il momento in cui scelsi di sposare l'uomo che credevo fosse un mostro. Il giorno del matrimonio arrivò troppo in fretta. Era una calda giornata di luglio. La chiesa era piena di gente. C'erano soci in affari, famiglie ricche e molti volti che non conoscevo. Tutti sorridevano, bevevano champagne e mangiavano torte costose. Mi guardavano e sussurravano: Guardala, è così fortunata. Ha sposato l'uomo più ricco della città. Non vedevano le mie mani che tremavano, non vedevano la paura nei miei occhi. Prima che la cerimonia iniziasse, la madre di Matteo venne da me. Era alta e severa, il suo volto era rigido, non sorrise e non mi abbracciò. Aprì una piccola scatola di velluto. Dentro c'era una collana di oro spesso. Sembrava antica, sembrava pesante, sembrava molto costosa. Questa è la collana della famiglia Sterling, disse con voce fredda. Mio marito l'ha data a me. Ora mio figlio la dà a te. Me la mise intorno al collo. Clic. La collana era pesante. Troppo pesante, non sembrava un gioiello, sembrava una catena. L'oro era freddo sulla mia pelle. I bordi premevano contro il mio collo. Non perderla, mi avvertì. Questa collana vale più della tua vita. Iniziai a camminare lungo la navata. A ogni passo la collana premeva contro la mia clavicola. Faceva male. Alla fine della navata Matteo mi stava aspettando. Indossava un abito nero. Era alto e forte. I suoi capelli scuri erano ordinati. I suoi occhi erano acuti. Non stava sorridendo affatto. Il suo volto era teso, la mascella serrata. Pensai che fosse arrabbiato. Pensai che non volesse nemmeno lui questo matrimonio. Credevo che mi avesse solo
comprata perché aveva bisogno di una moglie. Quando mi guardò, i suoi occhi erano scuri. Un brivido mi attraversò il corpo. Quando pronunciammo le promesse, la sua voce era calma e piatta. Lo voglio. Lo voglio. Sembrava un affare, non una promessa. Quando mi baciò, fu rapido e freddo. Le sue labbra erano secche. Non mi strinse a sé. Non provai nulla. Pensai, mi odia. La mia vita è finita. La festa durò fino a tarda notte. Poi uscimmo e ci dirigemmo verso la sua auto. Era lunga, nera e costosa. L'autista aprì la portiera. Dentro l'auto profumava di pelle e vecchi sigari. Matteo si sedette da un lato. Io dall'altro, vicino al finestrino. Guardavo le luci della città scomparire mentre ci allontanavamo. Stavamo andando alla sua tenuta sulla collina. Il viaggio fu silenzioso. Nessuna parola. Volevo parlare, ma avevo la bocca secca. Lo guardai di sfuggita. Fissava il finestrino. La sua mano riposava sulla gamba. Era grande e forte. Quando la notai, la paura mi riempì il petto. Una volta si voltò verso di me. Sembrava volesse dire qualcosa. Il mio cuore sobbalzò. Pensai che avrebbe urlato, ma non lo fece. Sospirò soltanto e distolse lo sguardo. Quel sospiro mi sembrò freddo. Pensai di essere già un peso per lui. Quando arrivammo, capii che non era una casa, era una villa, enorme, di pietra grigia, alta come un castello uscito da una storia oscura. Dentro era bellissima, ma fredda. I pavimenti erano di marmo. I soffitti erano alti. I nostri passi riecheggiavano nei corridoi. Clic, clac, clic, clac. Non c'erano servi, nessuna voce, solo noi. Mi sentivo piccola, mi sentivo intrappolata, come qualcuno che entra in una prigione. La camera da letto è al piano di sopra, disse. La sua voce mi fece sobbalzare. Era la prima cosa che diceva da un'ora. Annuii. Non riuscivo a parlare. Lo seguii su per l'ampia scalinata. Ogni gradino mi avvicinava al momento che temevo di più. Entrammo nella camera da letto. Era una stanza molto grande. Un letto enorme occupava il centro. Le lenzuola erano di seta rossa. Per me non sembravano romantiche, sembravano sangue. Poi sentii un suono che rimase nei miei incubi. Clic. Matteo chiuse la porta a chiave. Lo guardai girare la piccola chiave di metallo e metterla in tasca. Il mio corpo si gelò. Perché l'ha chiusa? Pensai. Così non posso scappare. Così nessuno può sentirmi. La stanza divenne silenziosa. Potevo sentire l'orologio sul muro. Tic, toc, tic, toc. Sembrava un conto alla rovescia verso qualcosa di terribile. Matteo mi voltò le spalle. Iniziò a togliersi i vestiti. Si tolse la giacca e la lasciò cadere su una sedia.
allentò la cravatta, sbottò nella camicia lentamente. Ogni movimento sembrava pericoloso. Ogni secondo sembrava pesante. Mi schiacciai con la schiena contro il muro. Desideravo scomparire dentro di esso. Incrociai le braccia sul petto cercando di proteggermi. La collana d'oro intorno al mio collo ora sembrava più stretta, premeva contro la mia pelle. Sentivo come se mi stesse soffocando, non riuscivo a respirare. Il petto era duro e dolorante. Le mani mi tremavano senza controllo. Chiusi gli occhi. Le lacrime bruciavano dietro le palpebre. Per favore, implorai in silenzio. Per favore, che finisca in fretta. Sentii i suoi passi avvicinarsi. Tud, tud, tud. Si fermò davanti a me. Potevo sentire il suo profumo. Sapeva di legno dopo la pioggia. La sua ombra copriva il mio viso. Strinsi forte gli occhi. Aspettai che le sue mani mi afferrassero. Aspettai di essere gettata sul letto. Il mio cuore batteva all'impazzata. Boom, boom, boom. Trattenni il respiro. Emma. La sua voce era dolce. Non era la voce di un mostro. Era la voce di qualcuno insicuro. Non aprii gli occhi. La paura li teneva chiusi. Poi sentii le sue mani. Sobbalzai. Tutto il mio corpo reagì. Shh, sussurrò. Va tutto bene. Stai ferma. Le sue mani non toccarono il mio corpo. Non toccarono il mio vestito. Toccarono il mio collo. Capii che non stava cercando di spogliarmi, stava toccando la collana. Aprì lentamente gli occhi. Matteo era molto vicino, ma non mi guardava con desiderio. Guardava la collana, con il volto teso. Questa cosa, mormorò, ti sta facendo male. Sentii le sue dita muoversi con delicatezza. Erano mani grandi ma attente e gentili. La chiusura era piccola e difficile da aprire. Faticò un po'. Era così vicino che potevo sentire il suo respiro caldo sulla mia pelle. Ma non fece nulla di sbagliato. La sua attenzione era solo per aiutarmi. Snap! La chiusura si aprì. La collana pesante cadde nella sua mano. La posò sul tavolo con un suono sordo. Inspirai profondamente. Per la prima volta quel giorno i miei polmoni si riempirono d'aria. La pressione sparì. Il dolore svanì. Mi toccai il collo. Lo fissai, sconvolta. Matteo fece subito un passo indietro, creò distanza tra noi. Voleva che mi sentissi al sicuro. Perché? Chiesi. La mia voce tremava. Lui sembrò confuso. Perché? Cosa intendi? Perché non hai fatto nulla? Dissi. Hai pagato per me. Mio padre mi ha data a te. Io ti appartengo. Il volto di Matteo cambiò all'istante. Sembrò sorpreso. Poi i suoi occhi si riempirono di dolore. Pagato per te? Ripeté lentamente. È davvero questo che credi? Hai cancellato il debito di mio padre, dissi. Questo significa che mi possiedi. Matteo fece un lungo respiro. Si passò una mano tra i capelli. Sembrava esausto. Emma,
disse piano. Non ho pagato quei soldi per comprare una moglie. Li ho pagati perché tuo padre, 20 anni fa, durante la guerra, salvò la vita di mio padre. Lo fissai. Cosa? Ero in debito con lui, spiegò Matteo. Quando ho saputo che era nei guai, ho voluto aiutarlo. Gli ho offerto di cancellare il debito, ma tuo padre ha rifiutato. Hai chiesto il matrimonio, dissi con voce debole. Matteo scosse la testa. I suoi occhi erano tristi. No, tuo padre è un uomo orgoglioso. Non avrebbe mai accettato un aiuto gratuito. L'unico modo in cui ha accettato è stato far passare l'aiuto attraverso il matrimonio. Voleva sentirsi alla pari. Credeva di dare qualcosa in cambio. Mi sentii girare la testa. Mio padre non mi aveva venduta. Aveva protetto il suo orgoglio, ma così facendo mi aveva riempita di paura. Ho accettato di sposarti perché pensavo di poterti dare una buona vita, continuò Matteo. Guardò il pavimento. All'improvviso non sembrava affatto potente. Sembrava timido, quasi nervoso. So che la gente dice che sono freddo, disse. So che dicono che sono crudele. Ma avevo paura anch'io, Emma. Non so come parlare alle donne. Oggi non ho sorriso perché pensavo che mi avresti odiato. Alzò gli occhi e incontrò i miei. Quando ti ho vista tremare in macchina, disse piano, ho capito che avevi paura di me. Mi sono sentito un mostro. Lo osservai attentamente per la prima volta. Notai le sue mani irrequiete. Vidi l'onestà nei suoi occhi. Non era malvagio, era solo, intrappolato in un grande malinteso. Poi il silenzio fu rotto da un suono. Grrr. Il mio stomaco brontolò forte. Il mio viso si scaldò per la vergogna. Non avevo mangiato tutto il giorno. I nervi mi avevano tolto la fame. Matteo mi guardò, poi sorrise. Era un sorriso piccolo, ma caldo. Gli addolcì il volto. Hai fame? Disse. Un po', ammisi. Aspetta qui, disse. Sbloccò la porta e scese al piano di sotto. Pochi minuti dopo tornò. Si era tolto la giacca. Sembrava più rilassato. Nelle mani aveva un piatto. Non c'era cibo costoso, nessun piatto di lusso. Solo 2 semplici panini con formaggio e pomodoro e 2 bicchieri di latte. Mi dispiace, disse. È tutto quello che ho trovato. Si sedette sul tappeto spesso sul pavimento e batté la mano accanto a sé. Vieni, togliti i tacchi, mangia. Esitai. Poi mi sfilai le scarpe dolorose e mi sedetti accanto a lui. Eravamo seduti sul pavimento, con i vestiti da matrimonio, a mangiare panini semplici nel cuore della notte. Era strano e in qualche modo era bellissimo. Odio questo completo, disse mentre masticava. Risi piano. Odio questo vestito. Non riesco a respirare. Ho paura dei ragni, ammise all'improvviso. Risi di nuovo. Il potente uomo d'affari? Terrorizzato, disse con un sorriso. E amo il jazz,
aggiunse. Ma mio padre lo odia. Amo il jazz anch'io, dissi. Parlammo a lungo, di libri, del mare, della sua infanzia solitaria in quella casa enorme. Poco a poco la paura scomparve, il muro tra noi cadde lentamente. Finalmente, Matteo si alzò e guardò il grande letto rosso. «Dormirai lì», disse con voce calma ma decisa. «E tu dove dormirai?» chiesi. Indicò il divano morbido nell'angolo. «Posso dormire lì? Questa stanza è tua». «Ma è la nostra prima notte di nozze», dissi piano. «La gente si aspetterà...» Alzò una mano per fermarmi. Mi guardò dritto negli occhi, serio e sincero. «Emma, ascoltami», disse. «Tu sei mia moglie, non la mia prigioniera. Non dobbiamo avere fretta. Abbiamo tempo, abbiamo tutta una vita». Prese un cuscino e una coperta. «Dormi», disse dolcemente. «Chiudi la porta a chiave, se questo ti fa sentire al sicuro. Ti prometto che non ti toccherò finché non sarai tu a volerlo». Quella notte dormii da sola nel grande letto rosso. La porta rimase aperta. Guardai Matteo sdraiato sul divano. Il suo respiro era calmo e lento. Per la prima volta dopo molte settimane la tensione allo stomaco scomparve. Quella notte non provai desiderio, non provai passione, provai qualcosa di molto più importante. Mi sentii al sicuro. Capii allora che la pesante collana d'oro era solo metallo. Non mi controllava, non mi possedeva. Ciò che unisce davvero due persone non è un contratto, né il denaro né i gioielli. È il rispetto. Voglio che ogni donna che ascolta questa storia ricordi una cosa importante. Il tuo corpo appartiene a te, la tua paura conta. Un uomo buono non usa il potere per controllarti, usa la sua forza per proteggere la tua serenità. Il vero amore non ha fretta, aspetta, ascolta. E a volte il vero amore comincia con un semplice panino e una promessa di sicurezza. Matteo e io siamo sposati da 50 anni ormai. È ancora il mio migliore amico. E sì, ha ancora paura dei ragni, ma quella prima notte, quella fu la notte in cui mi innamorai davvero di lui. Se questa storia ha toccato il tuo cuore, metti mi piace e condividila con qualcuno a cui vuoi bene. Condividila con le tue figlie e i tuoi figli, perché tutti meritano di sapere che l'amore dovrebbe sempre far sentire al sicuro. Mi chiamo Emma, questa era la mia storia. Iscriviti al nostro canale per altre storie come questa. Grazie per aver ascoltato. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.